Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo bellissimo progetto eseguito totalmente ad uncinetto. Nella prima parte del video vedremo il materiale utilizzato, dopodiché subito il tutorial. Vi dico già anticipatamente che per eseguire questo maglioncino ho utilizzato un totale di 500 grammi di filato. Ma adesso andiamo subito a vedere il tutorial. Per quanto riguarda il filato, ho scelto nuovamente di utilizzare questo che ho acquistato sul sito di Temu. Si tratta di un filato molto morbido, la cui composizione prevede il 60% di seta, il 30% lana e il 10% cashmere. Le colorazioni sono molto lucide e la lavorazione avviene davvero molto soffice. Sono buste al cui interno abbiamo 10 gomitoli di questo filato per un totale di 500 grammi di prodotto. Una volta che avrete scelto il vostro filato dovete scegliere ovviamente l'uncinetto che vada bene sia per il filato che la vostra mano. Per questo filato io utilizzerò l'uncinetto del 4. Dopodiché vi servirà come sempre l'ago da lana, le forbici e dei marcapunti. Adesso partiamo con il nostro tutorial. Anzitutto procediamo con i nostri calcoli per poter avviare correttamente il numero di catenelle. Parliamo di una lavorazione top down, quindi di una lavorazione che parte dalla scollatura e un top down con lo sprone rettangolare. Il numero di multiplo che dobbiamo considerare è di 3 più 1. Iniziamo quindi ad avviare un tot di catenelle in maniera tale che una volta chiusa l'anello la testa passi tranquillamente al suo interno. Potete anche considerare i centimetri, quindi fare una catenella di 55 centimetri, dopodiché iniziare ad avviare i nostri calcoli. Io sono partita con una catenella di 120 catenelle. Ovviamente queste 120 catenelle o il numero di catenelle che avrete eseguito dovranno essere suddivise per i 4 lati del vostro sprone, quindi 120 diviso 4 fa 30. Siccome parliamo di uno sprone rettangolare, dobbiamo fare in modo che il davanti e il dietro siano leggermente più grandi rispetto ai punti spalla. Quindi prendiamo il nostro risultato e andiamo a sommare e a sottrarre il numero 4. Quindi 30 più 4 fa 34 e otteniamo il davanti ed il dietro. 30 meno 4 fa 26 e otteniamo i due punti spalla. Come ho detto, dobbiamo però considerare il nostro multiplo di lavorazione che è di 3 più 1. Quindi prendiamo il numero 34, quindi il numero del davanti e del dietro, togliamo inizialmente l'1 perché facciamo 3 più 1, dopodiché il risultato che mi viene è 33, lo dobbiamo suddividere per i 3. 33 è divisibile per 3 e dà un totale di 11 motivi, quindi il numero 34 vado a mantenerlo per il davanti e per il dietro. Il punto spalla, che è 26, lo prendo e vado a sottrarre l'1. Dopodiché il numero ottenuto è 25, però non è divisibile per 3. Vado a trovare un numero il più possibile vicino, divisibile al 3, al numero 25. Quindi prendiamo il 24. 24 diviso 3 sono 8 motivi, quindi 24 più 1 rimarrà 25 e sono i nostri punti spalla. Una volta che avete trovato quindi il davanti ed il dietro e i due punti spalla, non vi resta altro che fare la somma di tutti e 4 i numeri ritrovati. Dopodiché aggiungete semplicemente 4 punti che corrispondono ai 4 vertici del nostro sprone, quindi ai 4 punti dove andremo a fare i nostri aumenti per effettuare il nostro raglan. Quindi nel mio caso il totale dei 4 lati è 118 più 4 i punti dei nostri angoli fa 122. Quindi per il mio sprone, quindi per la mia lavorazione, devo avviare un totale di 122 catenelle. Quindi avviate le vostre catenelle. Io ho avviato quindi 122 catenelle, dopodiché vi riportate tutta la catenella sul dritto e vi andate a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto. Adesso iniziamo con la nostra lavorazione. Partiamo direttamente dal punto del raglan, quindi dall'aumento,
per cui vado direttamente a lavorare il mio aumento. Faccio una catenella solo per alzarmi un pochino la lavorazione, dopodiché nello stesso punto lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso in modo tale da ottenere il primo punto alto del mio aumento. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado nello stesso punto ad eseguire il secondo punto alto del mio aumento. Dopodiché lavorerò il mio punto. Quindi carico il filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo al mio aumento, lavoro un totale di 3 punti alti. 1, 2 e 3. Salto 2 catenelle e questo con le 2 catenelle saltate corrisponde al primo modulo. Iniziando dal punto spalla devo avere un totale di 8 moduli, quindi il modulo si lavora sui 3 punti, quindi nel primo punto lavoro 3 punti alti e poi devo saltare 2 punti e questo è il primo modulo. Filo sull'uncinetto e vado a lavorare quindi nel terzo punto altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Salto 2 punti e questo è il secondo modulo. Quindi vado ad eseguire un totale di 8 moduli. Ho eseguito i miei 8 moduli, ovviamente il modulo è comprensivo dei 2 punti saltati. Visto che lavoriamo sul 3 più 1, vado ad eseguire un ultimo ventaglietto. Quindi filo sull'uncinetto, vado quindi nel terzo punto ed eseguo l'ultimo ventaglietto di 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E questo è il primo lato della spalla terminato. Carico il filo sull'uncinetto, nel punto successivo vado a fare il mio secondo aumento, quindi punto alto, 2 catenelle e punto alto. Adesso devo fare la lavorazione per quanto riguarda il davanti, quindi dovrò avere un totale di 11 motivi completi. Carico il filo sull'uncinetto, vado sul punto successivo, quindi il punto subito dopo l'aumento, e lavoro i miei 3 punti alti nello stesso punto. 1, 2 e 3. E poi dopo ho le 2 maglie saltate e questo è il primo modulo. Ne devo fare quindi un totale di 11. Quindi facciamo ancora una volta insieme, carico il filo sull'uncinetto e vado quindi nel mio terzo punto a lavorare il mio ventaglietto di 3 punti alti. 1, 2 e 3. Con le 2 maglie saltate ottengo il secondo modulo. Vado avanti così fino a ottenere un totale di 11 motivi. Ho eseguito quindi i miei 11 motivi, ovviamente finendo con le 2 catenelle libere. Siccome il multiplo è 3 più 1, devo lavorare ancora un punto, quindi vado nella terza catenella e lavoro 3 punti alti nello stesso punto. 1, 2 e 3. Vedete che i moduli di lavorazione sono 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, più 1. Adesso vado semplicemente a lavorare il mio aumento nel punto successivo. Quindi entro nel punto ed eseguo un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Adesso nuovamente devo fare il punto spalla, quindi dovrò lavorare 8 motivi come fatto prima, quindi terminerò con le 2 catenelle libere e nel terzo punto, nella terza catenella libera, vado a lavorare l'ultimo punto composto da 3 maglie alte. Dopodiché, una volta che avrete eseguito il secondo punto relativo alla spalla,
andate a fare il vostro aumento e lavorate l'ultimo lato del nostro sprone, quindi con la parte relativa al dietro. Lavorate un totale di 11 moduli completi, dopodiché, come vedete, avete la parte dove c'è l'aumento, quindi avete le 2 catenelle libere che fanno parte dell'ultimo modulo. Caricate il filo sull'uncinetto e nel terzo punto andate a lavorare l'ultimo ventaglietto di 3 punti alti, 1, 2 e 3. Dopodiché andate semplicemente a chiudervi con un punto bassissimo nel punto successivo. E questo è il primo giro terminato. Da qui in poi vi consiglio di voltare la lavorazione per ogni giro. Per il secondo giro, come ho detto prima, quindi andate a voltare la lavorazione. Il secondo giro sarà un giro solamente di punti bassi, quindi mi alzo solo con una catenella, vado nello stesso punto sottostante e vado a lavorare il mio primo punto basso. Per comodità vado a mettere un marcapunti in maniera tale che so dove chiudermi. Punto successivo, punto basso. Vado a lavorare quindi un punto basso su ogni punto sottostante fino ad arrivare al mio aumento. Mi trovo quindi in prossimità del mio aumento, per cui vado a lavorare un punto basso all'interno del mio aumento, 3 catenelle di separazione e un altro punto basso. E abbiamo eseguito l'aumento con i punti bassi. Siccome i punti bassi sono un po' più piccolini, vado a mettere un marcapunti in modo tale da riconoscere il punto dove bisogna fare gli aumenti e poi procedo punto su punto a lavorare i miei punti bassi. Mi trovo nuovamente dove ho il punto dell'aumento, vado a fare quello che ho fatto prima, quindi un punto basso, 3 catenelle, 2 e 3 e un altro punto basso, e questo è il secondo aumento. Vado a mettere il mio marcapunti e questo è quello che devo fare quindi per tutto il secondo giro, quindi lavorerò punto basso su ogni punto e nell'aumento lavoro il mio aumento composto da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Al termine del giro vado poi semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Ho lavorato l'ultimo aumento e adesso vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo. Volto la mia lavorazione. Mi trovo in prossimità del mio marcapunti dove ho l'aumento. Ho 2 punti, quindi che precedono le 3 catenelle. Questi punti sono i punti dell'aumento, quindi vado semplicemente a lavorarli con un punto alto, quindi eseguo una catenella per alzare un pochino il lavoro e vado a lavorare un punto basso sormontato da un altro punto basso per ottenere il primo punto alto. Punto successivo, punto alto. Nell'aumento vado a lavorare il mio aumento, quindi punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. I punti successivi sono i punti degli aumenti. Vedete che qua sotto ho le 3 maglie alte che mi servono come punto di riferimento, perché poi andiamo a lavorare nei 3 punti bassi sovrastanti. Quindi i 2 punti successivi, quindi i 2 punti che precedono i 3 punti,
li lavoro normalmente, quindi punto alto su punto basso sottostante, perché questi sono i punti degli aumenti dei giri sottostanti. Come vedete, nei vari angoli devo avere lo stesso numero di punti. Quindi per questo giro, una volta che abbiamo eseguito i 3 punti alti degli aumenti, eseguo 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e nei 3 punti successivi lavoro 3 maglie alte non chiuse e poi chiuse tutte e 3 insieme. Quindi lavoro il primo punto alto non chiuso, carico il filo sull'uncinetto, punto successivo, secondo punto alto non chiuso, filo sull'uncinetto, terzo punto alto non chiuso, dopodiché li chiudo tutti e 3 insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e ripeto punto alto sul punto successivo non chiuso, secondo punto alto non chiuso, terzo punto alto non chiuso. Ho 4 asoline sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e ripeto. Questo è quello che devo ripetere per tutto questo lato. Quindi eseguo 3 punti alti non chiusi e poi chiusi insieme. Mi trovo in prossimità del secondo aumento. Come vedete ho eseguito l'ultimo modulo composto da 3 maglie alte chiuse insieme e 3 catenelle che corrispondono alle 3 maglie alte del ventaglietto sottostante. Quindi ho ancora 2 punti, però non ho ancora ottenuto il mio multiplo, quindi di 3, e vado semplicemente a lavorarle punto alto su punto alto. 1 e 2. Nel mio aumento vado a lavorare l'aumento, quindi punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Siccome devo iniziare e terminare con lo stesso numero di maglie, qui ho terminato con 3 punti alti, anche nella parte opposta devo avere 3 punti alti. Uno corrisponde all'aumento, ne devo lavorare ancora 2. 1 e 2. Vedete che sotto ho la corrispondenza con le 3 maglie alte, quindi nuovamente 3 catenelle e procedo con le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 1, 2 e 3. Chiudo tutte le maglie, 1, 2, 3 catenelle e vado avanti in questo modo fino a terminare il mio giro. Ho eseguito l'ultimo modulo con le 3 catenelle e adesso vado semplicemente a chiudermi con il solito punto bassissimo nel primo punto disponibile. Volto la lavorazione e adesso vi faccio vedere come procedere. Adesso per questo giro andremo a lavorare punti bassi e catenelle. Fate riferimento sempre al giro sottostante per iniziare la vostra lavorazione. Mi trovo con il punto sul punto alto sottostante, quindi mi alzo solo con una catenella e vado a lavorare un punto basso direttamente nel punto basso sottostante, in questo modo. Voi sapete che poi negli angoli dove abbiamo i punti alti dobbiamo lavorare punto basso su punto alto sottostante. Se avete difficoltà a riconoscere il primo punto, potete andare a inserire un marcapunti. Adesso devo portare la mia lavorazione all'interno dell'archetto, quindi vado nella seconda catenella centrale, o se vi è più comodo direttamente nell'archetto, e vado a lavorare un punto basso in questo modo. Dopodiché realizzo un totale di 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle, salto i punti
chiusi insieme e vado nuovamente nell'archetto successivo, entro nel secondo punto, o se siete entrati direttamente nell'archetto potete fare così, e vado ad eseguire il mio punto basso e otteniamo un archetto sopra alle 3 maglie alte chiuse insieme. Questo è quello che devo fare per tutto il giro, quindi 4 catenelle, 2, 3 e 4, e mi chiudo con un punto basso nella seconda catenella dell'archetto. Vado a fare questo fino ad arrivare al mio secondo aumento. Mi trovo quindi in prossimità del secondo aumento. Come vedete ho eseguito l'ultimo archetto di 4 catenelle e mi sono chiusa col punto basso all'interno dell'ultimo archetto. Per i punti successivi lavoro semplicemente punto basso su punto sottostante. In questo caso ho 3 punti bassi, quindi devo avere 3 punti bassi anche sull'altro lato subito dopo al secondo aumento. Nell'aumento lavoro il mio aumento, quindi punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3 e punto basso. Inserisco il marcapunti e quindi, come ho detto, lavoro punto basso su punto sottostante. Vado nel mio archetto, eseguo l'ultimo punto basso e quindi ripeto la mia lavorazione, quindi 4 catenelle e punto basso all'interno dell'archetto oppure prendendo il secondo punto. Questo è quello che devo ripetere quindi fino ad arrivare al prossimo aumento, dove eseguirò l'aumento e poi proseguo tranquillamente con la lavorazione fino a terminare tutto il giro. Al termine del giro mi sono chiusa nuovamente con un punto bassissimo e vado a voltare la lavorazione per eseguire il nuovo lavoro. Nel nuovo giro abbiamo un numero di maglie per quanto riguarda sul punto dei nostri angoli, dove abbiamo i punti dei raglan, che ci permette di incrementare dei moduli in più, quindi abbiamo le maglie a sufficienza per fare dei moduli nuovi. Mi trovo in pratica subito dopo l'archetto con le due maglie da saltare. Noi sappiamo che dentro l'archetto dobbiamo lavorare i 3 punti alti e subito dopo devo saltare 2 punti, quindi cammino con un punto bassissimo nel terzo punto e qui andrò a fare il mio ventaglietto di 3 punti alti. Mi alzo con una catenella, dopodiché lavoro punto basso sormontato da un altro punto basso per ottenere il primo punto alto e poi lavoro i miei 2 punti alti, 1 e 2. Devo saltare i 2 punti per completare il modulo e questo è l'incremento del modulo nuovo, quindi mi trovo poi sul punto dove ho l'aumento e vado ad eseguire il mio aumento. Dopo l'aumento quindi salto i 2 punti e vado a fare il ventaglietto di 3 maglie alte nel terzo punto, quindi 1, 2 e 3 e salto i 2 punti, dopodiché vado a lavorare in ogni singolo archetto le mie 3 maglie alte. Archetto successivo, altri 3 punti alti. E questo è quello che devo fare fino ad arrivare al prossimo aumento. Ho lavorato le ultime 3 maglie alte nell'archetto e qui vado a ripetere quello che ho fatto prima, quindi salto 2 punti successivi, nel terzo lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto i 2 punti e mi ritrovo direttamente nel mio aumento, dove andrò a lavorare l'aumento, quindi punto alto, 2 catenelle e punto alto. Anche qui filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, nel terzo punto lavoro il mio ventaglietto, quindi 3 punti alti.
salto 2 punti di base, ripeto a lavorare le mie 3 maglie alte all'interno dell'archetto e da qui procedo tranquillamente fino a terminare il mio giro. Ho eseguito le ultime 3 maglie alte, adesso vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto. Volto la lavorazione e adesso devo eseguire il giro con i punti bassi, quindi lavorerò punto su punto i punti bassi. Vado a marcare il primo punto, dopodiché procedo punto su punto fino ad arrivare al prossimo marcapunti dove ho il mio aumento. Arrivati quindi al punto dove ho l'aumento, vado a lavorare punto basso, 3 catenelle e punto basso per ottenere il mio aumento. Per comodità vado a mettere il marcapunti e procedo in questo modo, lavorando quindi il giro di punti bassi fino a completare il mio giro. Ho terminato di lavorare il giro di punti bassi, dopodiché ho chiuso il giro con un punto bassissimo. Vado a voltare la lavorazione e procedo col giro nuovo. Questo giro è il giro dove dobbiamo fare le 3 maglie alte chiuse insieme con le 3 catenelle di separazione. Quindi prendiamo come riferimento i 3 punti alti sottostanti e andiamo a lavorare di conseguenza. Io mi trovo in questo punto, quindi cammino con un punto bassissimo nel punto successivo e da qui lavorerò 3 punti alti chiusi insieme, quindi mi alzo con una catenella per essere più comoda con la lavorazione, lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso, non lo chiudo, carico il filo sull'uncinetto, vado sul punto basso successivo e creo il mio punto alto senza chiuderlo. Terzo punto nel punto successivo, chiudo le 2 catenelle e chiudo tutto il punto insieme, 3 catenelle di separazione e siccome mi trovo sul punto angolare dove ho gli aumenti vado semplicemente a lavorare punto alto su punto alto sottostante. Nell'aumento lavoro il mio aumento. Quindi ho 3 punti alti in totale su questo lato, devo averne 3 anche su questo. Il primo l'ho già fatto, ne devo fare ancora 2. 1 e 2. 3 catenelle di separazione e vado a lavorare 3 punti alti chiusi insieme. 1, 2 e 3. Chiudo tutto il punto, 3 catenelle di separazione e ripeto, e questo è quello che devo fare per tutto il giro. Al termine del giro vi chiudete con un punto bassissimo e girate la lavorazione. Come vedete alla fine i giri sono sempre 4 ripetuti. Man mano che gli angoli vanno a crescere con i punti alti andate ad incrementare i punti alti in nuovi moduli. Vi faccio vedere ancora una volta l'ultimo giro. Io mi trovo in questo punto, cammino con un punto bassissimo nell'archetto e da qui lavoro un punto basso. Quindi mi alzo con una catenella, punto basso e qui preparo
il giro di avvio, quindi realizzo un totale di 4 catenelle, 1 2 3 4, vado nell'archetto, punto basso. Mi raccomando, in questo caso andate a mettere il marcapunti nel primo punto. E proseguo nello stesso modo, 4 catenelle, punto basso nell'archetto. Come vedete stiamo preparando il primo giro, dove poi andremo a lavorare i nostri archetti di 3 punti alti. Quando avrete lavorato l'ultimo archetto di 4 punti di 4 catenelle e avete eseguito quindi l'ultimo punto basso all'interno dell'archetto sottostante, andate a lavorare punto su punto i punti successivi fino ad arrivare all'aumento. L'aumento, come sempre, sarà lavorato all'interno dell'aumento sottostante, quindi punto basso, 3 catenelle e punto basso. Vi consiglio sempre di mettere il marcapunti in questi aumenti, perché con il punto basso il punto è decisamente più piccolo. E proseguite. Ho terminato anche questo giro e mi sono chiusa a quel punto bassissimo. Dopodiché, come sempre, volto la lavorazione e vado a ripetere i miei giri. Come vedete, questo è il giro di archetti, dove andremo a lavorare al loro interno i 3 punti alti, quindi 3 punti alti per ogni archetto. Quando arriviamo in prossimità dell'aumento, dove abbiamo i punti alti, lavoriamo le ultime 3 maglie alte, saltiamo 1-2 punti e nel terzo lavoriamo il nostro ventaglietto di 3 punti alti, saltiamo 1 e 2 e lavoriamo il nostro aumento. Come vedete, la lavorazione è sempre la stessa, è molto semplice, sono 4 giri ripetuti. Da qui in poi potete procedere da soli fino a raggiungere l'altezza del vostro sottomanica. Sono andata avanti con la mia lavorazione fino ad arrivare al sottomanica. Vi dico subito che per quanto riguarda la misura sottostante, quindi la misura della taglia, ho raggiunto 47 cm, quindi per una taglia M è più che sufficiente. Tra l'altro, come vedete, il pezzo è abbastanza elastico. Per quanto riguarda invece la manica, ho i miei soliti 18 cm. Adesso vi faccio vedere come unire il davanti ed il dietro. Se voi non avete raggiunto la vostra taglia ma avete raggiunto il sottomanica, vi consiglio di eseguire delle catenelle per unire le due parti e dopo procedere con la lavorazione. Vi consiglio di terminare come ultimo giro con il giro dei punti bassi. In questo modo sarà poi più facile fare gli aumenti, perché andremo a fare direttamente le maglie alte. Per unire i due pezzi dovete semplicemente andare avanti con la vostra lavorazione, quindi con il vostro giro, fino a raggiungere il punto dove abbiamo l'aumento, quindi il punto del primo raglan. Per unire le due parti posso usare dei metodi diversi. Il primo, come vi ho detto prima, è semplicemente eseguire le catenelle, quindi fare 3, 6 o più catenelle e collegare le due parti, oppure procedere in questo modo. Come vedete, io ho 2 punti bassi prima dell'angolo, posso fare un modulo in più qua, quindi lavoro 2 punti alti non chiusi nello stesso punto, quindi ottengo quindi un aumento, e il terzo punto lo lavoro nel secondo punto. Vedete che ho le mie 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 3 catenelle, 1 2 3,
e lavoro 3 punti alti chiusi insieme nel mio angolo, quindi 1 2 e 3, chiudo, 1 2 3 catenelle e vado a fare la stessa cosa sul lato opposto, quindi 1 2 3 punti alti non chiusi e li chiudo insieme, 3 catenelle e vado a ripetere. In questo modo vado ad allargare ulteriormente il nostro giro manica. Oppure un altro metodo è questo qui. Una volta fatto il primo modulo, quindi dove ho l'aumento, vado semplicemente ad accavallare le due parti e lavoro all'interno di entrambi gli angoli, quindi lavoro le mie 3 maglie alte chiuse insieme nel punto dove ho l'aumento. Ovviamente su questa parte devo fare la stessa cosa, quindi un punto alto e 2 punti alti nel secondo punto, in modo tale da avere i 3 punti alti chiusi insieme. E questo è un altro metodo, io preferisco questo perché così non vado ad allargarmi troppo nel punto del giro manica. Qui potete scegliere voi come unire i vostri pezzi. Logicamente quello che fate sul lato lo dovete fare anche sull'altro. Quindi, come ho detto, mi trovo nel secondo lato da unire e devo fare la stessa cosa che ho fatto sul primo. Quindi vado a lavorare un aumento nel punto successivo, quindi 2 punti alti non chiusi, e il terzo punto lo lavoro nel secondo punto successivo. In questo modo ho raggiunto i miei 3 punti alti. Chiudo insieme, 1 2 3 catenelle, dopodiché vado a sovrapporre i due aumenti in questo modo. Carico il filo sull'uncinetto e all'interno dei due angoli vado a lavorare le mie 3 maglie alte chiuse insieme. Tre catenelle e su questo lato devo fare la stessa cosa, quindi un punto alto non chiuso e l'aumento nel secondo punto, quindi lavorerò 2 punti alti non chiusi. Ho nuovamente 3 punti alti e li chiudo insieme, dopodiché procedo con la chiusura del giro e questo è quello che dovete ottenere. Se avete realizzato un altro metodo, mi raccomando, fatelo anche su questo lato. Al termine del giro, come sempre, andate a chiuderli con un punto bassissimo. Come vedete, le due parti sono unite. A questo punto, prima di proseguire con la lavorazione, vi consiglio di provare il capo su di voi, in modo tale che se dovete farlo più grande andate ad aggiungere dei punti in più. Dopodiché procedete tranquillamente con la stessa lavorazione, perché una volta che il lavoro è unito vi basterà voltare sempre la lavorazione a fine giro e riprendere il giro successivo. Andate avanti in questo modo fino a raggiungere più o meno l'altezza del sottoseno, perché poi andremo a cambiare il nostro punto di lavorazione. Ed ecco come risulta il lavoro una volta che avete unito quindi i davanti con il dietro e avete terminato il vostro giro. Ovviamente quando terminate il giro andate sempre a chiudervi con un punto bassissimo. Arrivati a questo punto vi consiglio di provare subito il capo, in modo tale che se il capo risultasse più piccolo o più grande potete modificarlo. Nel frattempo io ho anche realizzato un po' di manica, perché adesso vi faccio vedere come procedere con questa lavorazione, perché dobbiamo ripeterla sia su entrambe le maniche che sulla parte sottostante, perché poi andremo a modificare il punto di lavorazione. Nel mentre che ho unito quindi le mie due parti ho anche finito il gomitolo, quindi per adesso non vado avanti con la lavorazione del corpetto, ma andiamo a vedere subito il procedimento della manica, perché poi, come ho detto prima, faremo il cambio del punto per tutte le tre parti, quindi per le due maniche e per la parte sottostante del corpino. Quindi adesso muniamoci di gomitolo nuovo e andiamo a riprendere la manica. Per riprendere la manica dobbiamo sempre rispettare i giri di lavorazione, perché anche qui andremo a fare i giri di andata e di ritorno. Siamo terminati con la parte relativa ai punti bassi, quindi dobbiamo prendere il giro successivo lavorando le 3 maglie alte chiuse insieme.
Quindi prendete come riferimento il giro di 3 maglie chiuse insieme ed il giro sottostante e guardate il verso di lavorazione. Come vedete questo è il dritto della lavorazione e questo è il rovescio, quindi dobbiamo fare in modo che la lavorazione sia uguale a questa, quindi inizieremo da questa parte, quindi dal dritto del lavoro. Prendete quindi il vostro filato e fate il solito cappetto. Vi andate ad agganciare subito in corrispondenza delle 3 maglie alte, quindi in questo punto, e andate a chiudere il vostro cappietto. Una volta che l'avete fermato andate a fare la lavorazione come abbiamo fatto in precedenza, quindi punto basso sormontato da un altro punto basso che però non chiudo. Vado nei 2 punti successivi e realizzo 2 maglie alte non chiuse. Dopodiché chiudo tutto. 3 catenelle di separazione e procedo in questo modo. Nel mentre vado anche a raccogliere la codina di lavorazione. Quindi nei 3 punti successivi lavoro le mie 3 maglie alte chiuse insieme. Ho lavorato l'ultimo modulo di 3 maglie alte chiuse insieme e le 3 catenelle. Le 3 maglie alte chiuse insieme l'ho lavorato sull'ultimo modulo disponibile di 3 maglie alte, dopodiché come vedete ho i punti della chiusura dello scalfo per poi ritrovarmi in questa situazione. Questa è la prima lavorazione che abbiamo fatto, quindi le prime 3 maglie alte che abbiamo chiuso insieme. Lavorate sopra le 3 maglie alte. Quindi adesso andiamo a fare una semplice modifica perché le maglie che abbiamo a disposizione sono in numero inferiore. Qui come vedete ho 2 punti che possiamo lavorare, qua ho il punto centrale di unione dei 2 pezzi, dopodiché ho di nuovo 2 punti a disposizione. Quindi lavoro un punto alto non chiuso nel punto successivo e 2 punti alti non chiusi nello stesso punto, quindi nel punto successivo lavoro 2 punti alti non chiusi, questo è il primo e questo è il secondo, e vado a chiudere 3 catenelle, 1 2 e 3, e vado a lavorare direttamente 3 maglie alte chiuse insieme in questo punto. Quindi entro con l'uncinetto e lavoro la prima maglia alta non chiusa. Nuovamente andrò a lavorare 2 maglie alte non chiuse, questa è la seconda e la terza, e chiudo tutto. 3 catenelle e mi ritrovo le 2 maglie libere da lavorare. Quindi come abbiamo fatto in precedenza lavoro subito 2 punti alti non chiusi nello stesso punto, quindi 1 e 2, e il terzo lo lavoro nella maglia successiva e chiudo le 3 maglie alte, 3 catenelle e vado a chiudere il mio giro. Adesso procedo nuovamente a lavorare come abbiamo fatto fino adesso, quindi volto la mia lavorazione e preparo il giro successivo. Vado a lavorare un totale di un modulo intero perché poi andrò a modificare l'attaccatura del secondo modulo. Quindi entro nel mio foro e vado a fare il mio primo punto basso. Il procedimento è sempre lo stesso, quindi 4 catenelle e punto basso nell'archetto, e questo vado a farlo normalmente per tutto il giro. Dopodiché vado nuovamente a voltare la lavorazione e vado a fare il giro successivo. Mi raccomando, quello che andiamo a fare su questa manica andiamo a farlo anche sulla seconda. Quindi ho terminato anche questo giro, vado sempre a chiudermi con un punto bassissimo, dopodiché volto la mia lavorazione.
vado ad eseguire l'ultimo giro, perché il giro successivo lavorato a punto basso andiamo a fare una modifica. Quindi questo è il giro delle 3 maglie alte. Entro nel mio archetto, catenella, dopodiché lavoro punto basso sormontato da un altro punto basso. Questo è il primo punto alto, vado a fare gli altri 2. 1 e 2. Archetto successivo, 3 punti alti. 1, 2 e 3. E procedo fino a terminare il giro e a chiudere il giro con il solito punto bassissimo. Dopodiché voltiamo la lavorazione e vi faccio vedere come procedere. Ho terminato il mio giro, dopodiché adesso vado a voltare la lavorazione. Praticamente adesso andiamo a realizzare questo risvoltino. Come vedete la prima manica l'ho già realizzata. Realizziamo questo risvoltino per poi cambiare il nostro punto di lavorazione. Quindi adesso, come ho detto, vado a voltare la mia lavorazione. Questo è il giro che dovrò fare i punti bassi. Questo è il mio rovescio della lavorazione e questa è la parte del dritto. Siccome da questo lato andremo a lavorare la nostra maglia alta, andiamo a lavorare il giro di punti bassi in costa retro. Quindi mi alzo con una catenella, o se volete anche potete non farla, e vado a lavorare i punti bassi prendendo la costa retro di ogni punto. Il giro poi procede normalmente, quindi il giro di punti bassi, però prendendo solo la costina retro del punto. Per comodità andate a mettere un marcapunti nel primo punto lavorato, così sapete dove andare a chiudere poi il giro. Quindi procedete tranquillamente a lavorare il vostro giro di punti bassi in costa retro. Terminato il giro di punti bassi, andate a chiudere il giro, catenella e voltate. Adesso andrete a lavorare i giri come si presentano, quindi sempre come abbiamo fatto fino adesso, i giri di andata e ritorno, andate a realizzare il vostro volant. Io ho lavorato un totale di un modulo intero, se volete potete farlo anche di 2 o di 3 a vostra discrezione. Dopodiché al termine andrete a chiudere la lavorazione e a tagliare il filo e poi vedremo insieme come procedere con la manica. Ho terminato la mia lavorazione con il giro di punti bassi, dopodiché ho chiuso il mio giro, ho fatto il nodino e tagliato il filo. Adesso prendiamo un gomitolo nuovo, realizziamo il solito cappietto e procediamo con la nostra lavorazione. Prendiamo quindi il nostro filato dove abbiamo già fatto il cappietto, pieghiamo la lavorazione in questo modo, in modo da mettere a rilievo il giro che abbiamo lavorato prendendo la costina retro. Questo è il mio dritto di lavorazione, quindi lavoro normalmente dritto su dritto, inserisco l'uncinetto e faccio passare il mio cappietto. Questo sarà un giro semplicissimo dove lavoreremo punto alto su punto sottostante. Quindi rientro nello stesso punto, lavoro punto basso sormontato da punto basso per ottenere il primo punto alto. Dopodiché, come ho detto, procedo punto su punto a lavorare i miei punti alti. Nel mentre andate a contare quanti punti alti avrete raggiunto al termine.
Ho terminato il mio giro di punti alti, adesso vado semplicemente nel mio primo punto e vado a chiudermi con un punto bassissimo. Nel secondo giro, come ho detto, andiamo a fare un giro di diminuzioni. Io in questo caso ho totalizzato 72 maglie alte, vado a ridurre il numero di maglie, quindi vado a fare 10 diminuzioni. Le diminuzioni le decidete voi in base alla larghezza della manica che volete fare. Vi faccio vedere l'altra manica che ho già fatto. Come vedete qua la manica viene decisamente a stringersi perché ho fatto il mio giro di diminuzioni. Vi dico quanto è la mia larghezza, eliminando quindi 10 punti. Con 10 diminuzioni quindi ottengo 62 punti alti e la mia manica è larga 16 cm, quindi per me è perfetta. Se voi la volete più stretta andate a fare più diminuzioni. Mi sono munita quindi di 10 marcapunti perché ogni marcapunto corrisponde a una diminuzione. Dopodiché, per posizionarli, ho piegato la manica in questo modo, ne ho posizionato uno in questo punto e uno nel punto opposto. Quindi adesso dovrò mettere 4 marcapunti su ogni lato. Non c'è bisogno che la misura sia equamente distante tra marcapunti e l'altro, l'importante è che andate a inserire marcapunti tutto intorno alla vostra manica. Una volta posizionato i marcapunti per quanto riguarda le diminuzioni che avete deciso di realizzare, andate semplicemente a lavorare punto su punto, quindi punto alto su punto alto sottostante fino ad arrivare al marcapunti. Una volta arrivati al marcapunti andate a fare la vostra diminuzione, quindi punto alto non chiuso nel punto successivo, secondo punto alto non chiuso nel secondo e chiudete i 3 punti insieme. Punto alto su punto alto sottostante nei punti successivi fino ad arrivare al marker successivo. Sono giunta al termine anche di questo giro dove ho fatto le mie 10 diminuzioni, un totale quindi di 62 punti. Adesso vado a fare l'ultima chiusura del punto perché da qui in poi andremo a lavorare a spirale, quindi non chiuderemo più i giri. Quindi carico il filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo e lavoro il primo punto alto. Andate a posizionare il marcapunti nel primo punto, filo sull'uncinetto, punto successivo, punto alto e vado a lavorare punto alto su ogni punto alto sottostante senza più chiudere il giro di lavorazione. Di tanto in tanto contate le maglie che siano sempre nel numero che avete stabilito. Sono giunta al termine anche del mio giro, qui è dove ho il marcapunti, quindi proseguo la lavorazione in tondo. Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare il mio punto alto. Mi raccomando, mettete sempre il marcapunti nel primo punto lavorato. Dopodiché si procede semplicemente con questa lavorazione fino ad arrivare alla lunghezza che più vi piace per la vostra manica.
Procedete quindi con la vostra lavorazione a spirale fino a raggiungere la vostra lunghezza per quanto riguarda la manica. Io ho voluto realizzare un polsino abbastanza largo, per cui mi sono fermata con la lavorazione a spirale del punto alto più o meno alla lunghezza inferiore rispetto a dove ho l'osso del polso. Questo è l'osso, io mi sono fermata un po' più sotto, in modo tale da ottenere un polsino abbastanza largo. Ovviamente se voi non volete fare il polsino, andate tranquillamente avanti con la lavorazione a spirale a punto alto fino a raggiungere la lunghezza che più vi piace. Per quanto riguarda la mia lunghezza fino al polsino, ho lavorato un totale di, contando quindi il primo giro a maglia alta, ho lavorato per 32 centimetri. Dopodiché sono andata a fare il polsino, quindi adesso andate avanti, dopodiché vi faccio vedere come procedere con l'esecuzione del polsino. Una volta che avrete raggiunto la lunghezza per la vostra manica, vi ritrovate quindi in prossimità del marcapunti e andiamo a fare una piccola modifica per eliminare lo scalino. Quindi andiamo a rimuovere il marcapunti, carichiamo il filo sull'uncinetto, lavoriamo un punto a mezza maglia alta nel punto successivo, un punto basso in quello successivo ancora e un punto bassissimo, in modo tale, come vedete, da eliminare completamente lo scalino. Cammino ancora con un punto bassissimo e mi preparo per realizzare il giro di diminuzioni. Per quanto riguarda quindi il polsino, come ho detto, andiamo a fare un giro di diminuzioni, però cambiando il punto. Andiamo a lavorare infatti la costa 1-1, ossia un punto preso a costa rilievo davanti e uno preso a costa rilievo dietro. Quindi nel primo giro andremo a mettere le nostre diminuzioni prendendo insieme la coppia a rilievo davanti, mentre il punto successivo andrà lavorato semplicemente a costa rilievo dietro. Dopodiché, dopo il giro di punti di diminuzioni, andremo a lavorare i punti come si presentano per tutta la lunghezza del polsino. Quindi prendiamo il nostro uncinetto e la manica da realizzare, ci alziamo con una catenella, carichiamo il filo sull'uncinetto e iniziamo con il punto a rilievo davanti. Quindi inseriamo l'uncinetto nelle due maglie sottostanti in modo da realizzare la prima diminuzione. Dopodiché lavoro il mio punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro il punto successivo in costa rilievo dietro. E vado a chiudere il mio punto alto. Questo è quello che devo fare per tutto il primo giro, quindi carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare in costa a rilievo davanti le due maglie alte successive del giro sottostante in modo da realizzare la mia diminuzione e chiudo il punto alto. Punto successivo lavoro semplicemente il punto singolo in costa a rilievo dietro e vado avanti così fino a terminare il giro di diminuzioni. Quando arriviamo in prossimità della chiusura del giro, dove abbiamo lavorato i punti bassi e i punti bassissimi, andiamo semplicemente a caricare il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare la nostra diminuzione, prendendo quindi i due punti successivi. Il punto successivo è un punto lavorato in costa a rilievo davanti, andiamo a prendere direttamente tutta la barretta del giro sottostante. Qua ho il punto bassissimo e questa è la barretta del giro sottostante e prendiamo questa. Dopodiché chiudiamo con un punto bassissimo il nostro giro ed ecco che, come potete vedere, il polsino si sta già restringendo. Da qui in poi lavoriamo le maglie come si presentano senza più fare diminuzioni. Quindi mi sollevo con una catenella, carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare il mio punto alto a rilievo in costa, a rilievo davanti, prendendo anche la catenella di inizio del lavoro e chiudiamo il punto alto. Punto successivo a rilievo in costa dietro.
E questo è quello che dobbiamo fare per tutto questo giro e i giri successivi fino a raggiungere l'altezza che più ci piace per il nostro polsino. Ho terminato quindi il polsino, adesso ti dico la misura. Per quanto riguarda la lunghezza del polsino ho raggiunto 13 cm. Per quanto riguarda invece la larghezza sono 10 cm circa. Ovviamente la misura del polsino e la misura completa della manica devi deciderla tu in base alle tue misure. Adesso ti faccio vedere come procedere per allungare la nostra maglia. E terminate le vostre maniche, adesso possiamo proseguire con l'allungamento della maglia. Ho continuato quindi con la lavorazione del punto fantasia fino ad arrivare più o meno al sottoseno e adesso vado a cambiare il punto. Vi dico la misura, partendo dal punto spalla, quindi da questo punto, ho lavorato un totale di 34 cm, terminando come ho fatto per le maniche col punto basso. Il punto basso l'ho lavorato quindi al rovescio del lavoro perché abbiamo sempre voltato la lavorazione nei cambi dei giri. Adesso sul davanti del lavoro andiamo a lavorare come abbiamo fatto per quanto riguarda la manica, quindi andremo a lavorare un giro prendendo la costina anteriore di ogni punto. Quindi ora mi trovo sul dritto della lavorazione, ho fatto una catenella per sollevare il giro e adesso vado a riprendere la mia lavorazione lavorando però in costa davanti, quindi prendendo solo la costina anteriore. Questo è il primo punto da lavorare, quindi prendo la costina anteriore e vado ad eseguire un punto basso più un altro punto basso, però non lo chiudo perché dobbiamo fare i 3 punti alti chiusi insieme, e vado direttamente nel punto successivo prendendo sempre la costina anteriore del punto. Vado ad eseguire il secondo punto alto non chiuso, carico il filo sull'uncinetto e vado nel seguente. Dopodiché vado a chiudere tutte e 3 le maglie insieme. 3 catenelle di separazione, dopodiché ripeto costina anteriore del punto successivo, punto alto non chiuso, carico il filo sull'uncinetto, punto successivo, ripeto per altre 2 volte fino ad avere quindi un totale di 3 punti alti non chiusi e chiudo tutti e 3 i punti. 3 catenelle e ripeto, questo è quello che devo fare per tutto questo giro di lavorazione. Una volta terminata la riga di lavorazione prendendo la costina anteriore, i giri successivi riprendono normalmente. Io, come vedete, ho finito di lavorare in tutto il modulo, il primo modulo, quindi come ho fatto per la manica, dopodiché ho annodato il filo e l'ho tagliato. Adesso prendiamo un gomitolo nuovo e andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto sulla manica, quindi andremo ad agganciarci con l'uncinetto nella riga dove abbiamo lavorato la costina singola. Quindi prendiamo la nostra maglia, questo è il dritto del lavoro, pieghiamo leggermente in questo modo da visualizzare la riga lavorata prendendo la costina singola e vado a unirmi con il filato nuovo. Dopodiché lavorerò punto su punto i punti alti come abbiamo fatto esattamente per la manica. Quindi il primo punto
vado a realizzarlo facendo la solita maglia bassa sormontata da un'altra maglia bassa, dopodiché lavoro i punti come si presentano, quindi punto alto su punto alto. Al termine del giro quindi vado semplicemente ad agganciarmi con un punto bassissimo nel primo punto lavorato. Anche in questo punto, in questo passaggio, come per la manica, andiamo a contare quante maglie alte abbiamo realizzato e nel prossimo giro andiamo a fare delle diminuzioni, perché se noi continuiamo la lavorazione a punto alto senza fare le diminuzioni, il capo andrà decisamente ad allargarsi. Siccome qua siamo già quasi sul punto vita, è meglio stringere un pochino. Se invece a voi piace il fatto di avere la maglia un po' più larga nel punto vita, allora andate tranquillamente avanti così a lavorare come abbiamo fatto per la manica, quindi a spirale. Adesso vado a fare le diminuzioni e ci vediamo tra poco. Ho posizionato i miei marcapunti dove ho deciso di andare a fare le mie diminuzioni, quindi procedo con il giro sempre a punto alto. Mi alzo con una catenella, entro nello stesso punto e realizzo un punto basso sormontato da un altro punto basso. Nei punti successivi lavoro punto alto su punto alto e quando arrivo in prossimità del marcapunti vado ad eseguire la mia diminuzione. Quindi entro, faccio una maglia alta non chiusa, entro nel secondo punto successivo e vado a fare il secondo punto alto non chiuso, dopodiché li chiudo insieme e poi proseguo punto su punto. Praticamente andiamo a fare il secondo giro di diminuzioni come abbiamo fatto esattamente sulla manica. Ho terminato il giro di diminuzione, adesso vado a chiudermi per l'ultima volta con un punto bassissimo. Per quanto riguarda il numero di diminuzioni, nel mio caso avevo 162 punti alti e ho fatto 11 diminuzioni, portando il numero quindi da 162 a 150. Ovviamente le diminuzioni le dovete decidere voi, in base a quanto volete fare stretto o largo il capo. Quindi ho realizzato il secondo giro, dove abbiamo fatto appunto le diminuzioni, e adesso vado a lavorare come ho fatto per quanto riguarda la manica, quindi a spirale. Quindi da adesso in poi non andremo più a chiudere i giri, quindi non mi alzo neanche più con le catenelle, ma vado semplicemente a caricare il filo sull'uncinetto e a lavorare un punto alto nel punto successivo. Il primo punto, mi raccomando, andate a marcarlo. E si procede punto su punto lavorando i punti alti. Da qui in poi quindi non andiamo più a chiudere i giri.
Ho terminato il giro, come vedete ho il marcapunti e, come ho detto prima, quindi non vado più a chiudere il giro, ma vado a lavorare punto su punto. Mi raccomando, mettete sempre il marcapunti perché vi aiuta a capire dov'è l'inizio e la fine del giro, e proseguite così fino a raggiungere la lunghezza che più vi piace per la vostra maglia. Io vado avanti, però vi faccio vedere subito come rifinire la scollatura. Per quanto riguarda la rifinitura della scollatura, andiamo a riprendere il motivo che abbiamo realizzato sui polsini. Quindi prendiamo il nostro filato, realizziamo il solito cappetto, dopodiché ci andiamo ad agganciare in questo modo. Entriamo con l'uncinetto nel punto posto tra le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi questo. Vado a fermare il mio filo, dopodiché filo sull'uncinetto, vado nel primo punto e lo lavoro in costa rilievo davanti e vado a chiudere quindi il mio primo punto alto. Filo sull'uncinetto, punto successivo lo lavoro a rilievo dietro, quindi passo da dietro e vado a prendere la mia barretta e chiudo il punto alto, punto successivo a rilievo davanti, filo sull'uncinetto, vado nel blocco successivo e lavoro la maglia a rilievo dietro. Mi raccomando, alternate sempre le maglie, quindi una a rilievo davanti e una a rilievo dietro. E proseguo così fino a terminare il primo giro. Al termine del giro, come sempre, andate a chiudervi con un punto bassissimo. Per il secondo giro e i giri successivi andiamo a lavorare le maglie come si presentano, quindi mi sollevo sempre con una catenella, sotto ho la maglia a rilievo davanti, quindi la vado a lavorare nello stesso modo, punto successivo rilievo dietro e lo lavoro come tale. E questo è quello che devo fare per tutto il giro e i giri successivi fino a realizzare la mia scollatura. Ho lavorato un totale di 5 giri e questo è il risultato della scollatura terminata. Dopodiché sono andata quindi avanti con la lunghezza della maglia e questo è il risultato della parte finale dove ho lavorato quindi punti alti a spirale. Adesso vi dico anche le misure che ho ottenuto. Per quanto riguarda la larghezza, ho 44 centimetri e per la parte sottostante, dove c'è la lavorazione a spirale, con le diminuzioni sono arrivata a 45 centimetri. Quindi se io avessi lavorato senza fare le diminuzioni, questa misura sarebbe stata decisamente maggiore. Per quanto riguarda invece la lunghezza, partendo dal punto più alto della scollatura andando nella parte finale, quindi verso l'orlo,
ho lavorato un totale di 52 centimetri. Adesso vi faccio vedere il capo terminato e indossato sul manichino. E siamo giunti al termine anche di questo tutorial. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un like sotto il video, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!